Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Nell'episodio di oggi impariamo 3 espressioni che potete utilizzare nella vostra vita quotidiana, quindi nelle conversazioni di tutti i giorni. Sono 3 espressioni molto, ma molto utili, su cui vale la pena riflettere insieme. Ora che ve le dirò, noterete che sono davvero, davvero simili, ma che significano 3 cose completamente diverse l'una dall'altra. Quindi sarà interessante scoprire il significato di queste 3 espressioni. Le 3 espressioni che vediamo insieme oggi sono fare la spesa, fare spese, fare le spese di. Vi giuro che hanno 3 significati diversi. Mentre ascoltate questo podcast, per capire meglio, vi consiglio di seguirmi tramite la trascrizione del testo. Cominciamo con la prima. Fare la spesa. Fare la spesa è l'azione di andare al supermercato oppure in un mercato e comprare il cibo, come ad esempio la frutta, la verdura, la pasta, la carne, il pesce, eccetera. Tutto quello che volete comprare o che vi serve per cucinare a casa. Fare la spesa ha un significato ben preciso, quello di andare a comprare il cibo in un mercato o in un supermercato. Troviamo il verbo fare e la parola spesa al femminile singolare. La seconda espressione è fare spese. Ritroviamo il verbo fare, ma spese è al plurale, sempre femminile, ma è al plurale. E non mettiamo l'articolo determinativo. Fare spese significa fare shopping, in sostanza. In italiano diciamo ugualmente fare shopping, ma se volete usare un'espressione prettamente italiana, usate fare spese. Se io dico voglio fare spese, oppure oggi vado a fare spese, significa che vado a comprare dei vestiti, degli oggetti per la casa, eccetera. Tutto tranne il cibo, perché altrimenti sarebbe vado a fare la spesa. Va bene? Quindi, vi ripeto, fare spese significa andare a comprare cose che non siano cibo. Infine, abbiamo la terza espressione, che è fare le spese di. Ritroviamo il verbo fare, l'articolo determinativo le spese e la preposizione di. Che cosa significa? Fare le spese di qualcosa. Ha un significato molto diverso dalle due espressioni precedenti. Non ha niente a che fare con l'azione di comprare. Significa pagare le conseguenze di qualcosa. Fare le spese di. Possiamo definirla un'espressione idiomatica, che significa pagare le conseguenze di una situazione, di un comportamento, di un evento. Per esempio, quando c'è crisi, a farne le spese sono sempre le persone più povere. In questo caso, io ho utilizzato l'espressione fare le spese di, ma senza di, perché ho messo ne, che sarebbe a fare le spese della crisi. Quindi, a pagare le conseguenze della crisi sono sempre le persone più povere. Siamo giunti alla conclusione di questa breve puntata dedicata a delle espressioni lessicali. Vi consiglio di scrivervi queste frasi in un quaderno, nel vostro quaderno degli appunti o nel vostro quaderno di studio. Io vi ringrazio molto per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Continuate così. Questo podcast è ormai ascoltato in 21 stati del mondo. Wow, pazzesco, vero? E sapete qual è lo stato con più ascolti
ed al primo posto della classifica? Il Canada. Grazie mille, amici canadesi. Al secondo posto, invece, troviamo l'America. Grazie mille a tutti gli americani in ascolto. Al terzo posto, con stupore, troviamo l'Italia. Strana questa cosa. Ok, è giunto il momento di salutarvi. Ciao a tutti ragazzi. Ci vediamo nel prossimo episodio.